Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo al Misano World Circuit, quindi il circuito di Misano Adriatico, famosissimo circuito della MotoGP e di tantissime altre competizioni, e siamo qui per l'AMG Performance Day, una giornata interamente dedicata ai possessori delle auto più performanti del marchio della Stella. Intanto il braccialetto per entrare in pista sta volando davanti all'obiettivo, e dopo avervi fatto vivere con noi l'esperienza di questa giornata in pista ho pensato, perché non dare uno sguardo a come è cambiata nel tempo una delle auto che ha rivoluzionato negli ultimi anni il marchio. Sto parlando della classe A, nello specifico appunto AMG Performance Day, come è cambiata la classe A45 AMG. Vi porterò a scoprire il vecchio modello, il nuovo modello nelle sue declinazioni. Prima però voi iscrivetevi al nostro canale, attivate le notifiche con il campanello e se vi va date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Dunque la A45 e in generale la classe A, quando uscì diversi anni fa, vi metto l'anno di ingresso nel mercato qui sullo schermo, è stato un modello che sicuramente ha rivoluzionato quelle che erano le sorti del brand, perché basta guardarla ragazzi, è un'auto semplicemente stupenda. L'auto più piccola appunto è diventata uno dei modelli più rappresentativi della casa degli anni 10 del nuovo millennio. Con la classe A45 AMG Mercedes ha puntato su una nicchia di mercato appassionata alle hot hatch e alle appunto più piccole e pepate. E appunto questo è il modo in cui si presenta la presenza scenica della A45 AMG. Attualmente sul mercato ne abbiamo qui alcune, lì in fondo ce n'è una, lì ce n'è un'altra, adesso vi porterò a vederle più da vicino. Ci sono due declinazioni AMG della classe A, la A35 e la A45. Però partiamo innanzitutto dai richiami estetici che distinguono la classe A45 da una normale classe A. Oltre alle appendici aerodinamiche, passaruota più larghi, a come l'auto è più piantata a terra, come potete vedere nella parte laterale e frontale, l'auto è riconoscibilissima da questo richiamo, questa griglia con doppio listello e badge AMG. Ovviamente girandole attorno ci sono altri dettagli, tipo i cerchi con la pinza rossa AMG o il badge turbo, perché questa è una motorizzazione turbo, adesso fra un po' vi dirò anche i motori. Nel posteriore lo spoiler e anche gli scarichi sdoppiati con l'estrattore più sportivo, e anche qui qualche badge che la rende più riconoscibile, A45 AMG. Da quando quella macchina lì è entrata sul mercato, sto parlando dell'AMG GT, quella è la declinazione GTR, Mercedes ha introdotto una griglia che si chiama griglia panamericana. Non presenta più i due listelli orizzontali, ma presenta una serie di fasce cromate verticali. Ebbene, adesso questo dettaglio è ciò che distingue la classe A35 dalla A45. Perché? Perché la A35, il modello più piccolo della casa, presenta appunto questo esatto richiamo estetico, così come altri segmenti tipo le AMG 53. Come potete vedere, doppio listello, badge AMG, per la motorizzazione se vogliamo più sobria. Anche questa, nuovo modello, lo si riconosce nelle sue differenze dalla normale classe A per qualche badge, per i cerchi più sportivi con le pinze freno maggiorate. Ovviamente all'interno mantiene lo stile e l'eleganza di Mercedes, e nel posteriore spoiler, appendici aerodinamiche e quant'altro. Ovviamente il badge che era presente nella parte alta della fanaleria adesso è stato abbassato. Nella seconda generazione del vecchio modello i badge furono invertiti, qui c'era scritto A45 l'IMG, questa per una A35, come potete vedere, e presenta scarico singolo da un lato e dall'altro, insieme anche all'estrattore. Ve la faccio vedere nella sua visione tra virgolette totale, nella sua vista totale, e anche in differenza con la vecchia A45 AMG. Quella che però attendevamo tutti è questa, la A45S. Dunque, per darvi un po' di contesto prima di parlarvi delle motorizzazioni,
differenti rispetto all'A35, vi dico che Mercedes ha deciso di fare questo passo prendendo spunto dalla concorrenza. Perché? Perché se vogliamo Audi ha due modelli simili, con la A3 Audi appunto ha la piccola A3 classica, ha la RS3 che è la concorrente della A45, ma anche la S3, i modelli tra virgolette S-Line, la linea sportiva ma comunque più sobria di Audi RS, è stata ripresa da molte case. Se vogliamo anche Ford ha i modelli RS, ma ha anche i modelli ST, quindi motorizzazioni non troppo estreme, assetti non troppo estremi per auto molto più utilizzabili come daily. Questa è la versione più, se vogliamo, esasperata della A45, della classe A, scusate, appunto la A45, e come vi ho anticipato prima presenta un cambiamento molto importante: la griglia panamericana, tutta la zona bassa più aggressiva del paraurti, però voglio farvela vedere nell'insieme perché è un'auto con una grandissima presenza scenica, veramente arrabbiata, piantata a terra. I cerchi, sinceramente, a livello personale preferisco quelli presenti sulle altre vetture che abbiamo visto poc'anzi, ma ve ne farò vedere altri in pista sicuramente. Però anche qui si riconoscono appunto pinze rosse enormi, badge turbo 4MATIC. E nel posteriore la differenza tra la A45S, che è la versione più esasperata, e la A35 è, a livello più lampante ed estetico, la presenza di 4 scarichi. Parliamo però un po' di numeri per capire anche a livello prestazionale come sono cambiate queste auto. Dunque, la prima generazione della classe A45 MG aveva un motore 4 cilindri da 360 cavalli che nel restyling sono saliti a 380, motore ovviamente turbo, trazione integrale, cambio sequenziale a 7 marce, 450 Nm di coppia massima e delle prestazioni da urlo per una macchinetta così piccola, perché raggiungeva una velocità massima di 250 km/h con un'accelerazione nello 0-100 in soli 4,6 secondi. Ragazzi, un'auto così piccola con questi numeri fa venire veramente i brividi. Come vi ho detto, l'equivalente in casa Benz anzi Mercedes AMG dell'Audi S3 è una versione leggermente meno esasperata. Infatti, se la vecchia classe A45 MG aveva 360 cavalli, il motore 4 cilindri 2000 turbo benzina della A35 ne sviluppa 306, sempre velocità massima di 250 km/h, un'accelerazione di 0,1 secondo più lenta perché fa lo 0-100 in 4,7 e una trazione che può essere ripartita al 50% tra l'anteriore e il posteriore. Un'auto molto più vivibile. In un bellissimo grigio opaco adesso vi mostro, guardate tra l'altro i cerchi, come sono effettivamente più belli di questa A45S, ultimo modello, e vi do appunto i dati di questa perché il motore è sempre un 2004 cilindri in linea. I cavalli però, ragazzi, sono cresciuti fino a 420 con una coppia massima di 500 Nm, il cambio ovviamente è automatico e anche le sue prestazioni sono migliorate perché invece di 250 fa 270 km/h di velocità massima e un'accelerazione che è scesa dai vecchi 4,5 secondi circa ai 3,9, quindi ancora più da brividi. Ovviamente la trazione è la 4MATIC di Mercedes AMG, però dopo queste chiacchiere da bar, dopo questi numeri, direi che è il caso di farvi vedere un po' di azione.
Noi stiamo andando via, spero vi siate goduti tutti i nostri video. Qui ci sono la nuova CLA e da questo lato due nuove A45S, quindi chiedo a voi, perché ho deciso di lasciare questo video aperto, quale preferite? La vecchia A45, quindi il vecchio modello, la nuova A35 o la nuova A45S? Fatecelo sapere nei commenti, lasciateci un like e condividete questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale e attivate le notifiche con il campanello per non perdervi nessuno dei nostri prossimi upload, e se vi va date anche uno sguardo ai nostri account social Facebook e Instagram. Qui da Misano per l'AMG Performance Day è tutto.